Il Piccolo Principe e l'amicizia. Il Piccolo Principe è soprattutto un libro sull'amicizia. Fin dalla dedica, l'autore rivolge il suo pensiero al miglior amico della sua vita, Léon Werth. Ad unirli c'è un'amicizia che li lega fin dall'infanzia e che né il tempo, né la guerra, né la lontananza non scalfiscono. E fino alla lettera con cui termina il racconto, in cui riecheggia la nostalgia dell'autore per la mancanza del nuovo amico che lo ha lasciato per tornare sul suo piccolo pianeta che brilla nel cielo notturno come una stella. Ma il culmine di quest'ode all'amicizia viene raggiunto quando il Piccolo Principe incontra la volpe. Molti ritengono infatti che il personaggio della volpe ricalchi nella realtà proprio il suo miglior amico, Léon Werth. Da notare che nell'originale francese il termine volpe è maschile. Nei capitoli XVIII, XIX e XX, il Piccolo Principe C dice esplicitamente che sta vagando sulla Terra in cerca di amici. Ci dice anche che si sente solo, un senso di solitudine che si aggiunge al rammarico per aver abbandonato la rosa sul suo pianeta. Da notare che nell'originale francese il termine fiore è femminile e molti ritengono che ricalchi nella realtà la donna di cui è innamorato. Senso di solitudine e rammarico che sfociano in un senso di fallimento totale, quando poco prima di incontrare la volpe giunge nel giardino delle rose. E a salvarlo da questo senso di fallimento sarà proprio il rapporto di amicizia con la volpe, che l'aiuterà a riconsiderare nella giusta prospettiva il suo rapporto con la sua amata, l'amore della sua vita, e con le altre persone affinché siano sue amiche. Buon ascolto! Il Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry. Audiolibro integrale, tratto dalle edizioni Kentauron. Vedi link qui e in descrizione. kentauron.com/e-promo PPKC. Studi l'italiano o un'altra lingua? Queste sono le edizioni con doppia lingua e il testo a fronte, pubblicate da Kentauron. Disponibili anche nelle classiche edizioni con una sola lingua e in caratteri ad alta leggibilità per dislessici, in corsivo scolastico e stampatello. Il Piccolo Principe attraversò il deserto e non incontrò che un fiore. Un fiore a 3 petali, un fiore davvero da niente. Buongiorno. Disse il Piccolo Principe. Buongiorno. Disse il fiore. Dove sono gli uomini? Domandò gentilmente il Piccolo Principe. Il fiore, un giorno, aveva visto passare una carovana. Gli uomini? Ne esistono, credo, 6 o 7. Li ho intravisti parecchi anni fa. Ma non si sa mai dove trovarli. Il vento li conduce qua e là. Non hanno radici, e questo li imbarazza molto. Addio. Disse il Piccolo Principe. Addio. Disse il fiore. Il Piccolo Principe scalò un'alta montagna. Le uniche montagne che avesse mai conosciuto erano i 3 vulcani che gli arrivavano alle ginocchia. E si serviva del vulcano spento come di uno sgabello. Da una montagna alta come questa qui, Si disse allora. vedrò in un colpo tutto il pianeta e tutti gli uomini.
ma non vide altro che guglie di roccia ben affilate. Buongiorno. Disse in ogni caso. Buongiorno, 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 buongiorno. Rispose l'eco. Chi siete? Disse il piccolo principe. Chi siete? Chi siete? Chi siete? Chi siete? Rispose l'eco. Siete miei amici, io sono solo. Disse. Io sono solo. Rispose l'eco. Che strano pianeta. Pensò allora. È tutto secco e pieno di punte e tutto salato. E gli uomini mancano di immaginazione. Ripetono ciò che si dice loro. Da me avevo un fiore, e parlava sempre per primo. Ma capitò che il piccolo principe, dopo aver camminato a lungo attraverso le sabbie, le rocce e le nevi, scoprì alla fine una strada. E le strade portano tutte presso gli uomini. Buongiorno. Disse. Era un giardino fiorito di rose. Buongiorno, buongiorno. Dissero le rose. Il piccolo principe le guardò. Assomigliavano tutte al suo fiore. Voi chi siete? Domandò loro, stupefatto. Noi siamo delle rose. Dissero le rose. Ah, Fece il piccolo principe. E si sentì molto infelice. Il suo fiore gli aveva raccontato che era il solo della sua specie in tutto l'universo. Ed ecco che ce n'erano 5.000, tutti uguali, in un solo giardino. sarebbe molto irritato. Si disse. Se vedesse questo, tossirebbe tantissimo e fingerebbe di morire per sfuggire al ridicolo. E io sarei davvero obbligato a far mostra di curarlo, perché, se no, per umiliare anche me, si lascerebbe veramente morire. Poi si disse anche. Mi credevo ricco di un fiore unico, e non possiedo che una comune rosa. Lei e i miei 3 vulcani che mi arrivano alle ginocchia, e di cui uno, forse, spento per sempre, non fanno di me un principe molto importante. E, sdraiato nell'erba, pianse.